Oggi torniamo a sorvolare dall'alto uno dei sistemi vulcanici più monitorati e studiati al mondo, la caldera dei Campi Flegrei. Un territorio che può apparire tranquillo e immobile, ma che in realtà continua a mostrare segnali costanti di una dinamica profonda ancora in corso. Sotto i nostri piedi il suolo continua lentamente a sollevarsi, i fluidi vulcanici risalgono attraverso fratture e condotti sotterranei e le fumarole rappresentano una delle poche finestre naturali attraverso cui possiamo osservare indirettamente ciò che accade nelle zone più profonde del sistema vulcanico. Un saluto a tutta la grande famiglia di Solfatara News, a chi ci segue ogni giorno attraverso le nostre webcam in diretta, 24 ore su 24 puntate sulla fumarola di Pisciarelli, a chi monitora insieme a noi il sismografo indipendente installato sul territorio e a tutte le persone che scelgono quotidianamente di informarsi attraverso immagini reali e osservazioni documentate sul campo. Anche oggi il nostro obiettivo è mostrarvi la situazione reale della caldera, senza interpretazioni fantasiose, ma raccontando ciò che osserviamo direttamente durante le nostre attività di monitoraggio. I dati ufficiali restano sempre il punto di riferimento principale, ma l'osservazione continua delle fumarole e delle aree più attive può fornire elementi interessanti per comprendere come il sistema stia evolvendo nel tempo. Oggi, martedì 2 giugno 2026, abbiamo effettuato un nuovo monitoraggio dell'area flegrea dopo una giornata particolarmente intensa dal punto di vista sismico. Lo sciame registrato nella giornata di ieri è proseguito fino alle prime ore di questa mattina, con numerosi eventi di lieve entità che hanno continuato a interessare il territorio dei Campi Flegrei. Nella serata di ieri, inoltre, un forte terremoto di magnitudo 6,1 si è verificato nel Mar Ionio, al largo della Calabria. L'evento è stato percepito in gran parte del sud Italia e ha attirato l'attenzione di milioni di persone. Fortunatamente non si sono registrati danni significativi e la spiegazione fornita dagli esperti dell'INGV è particolarmente interessante. Il terremoto si è verificato a circa 250 km di profondità, una quota estremamente elevata e piuttosto rara per eventi di questa magnitudo. Quando una scossa avviene così in profondità, le onde sismiche possono propagarsi per centinaia di chilometri e raggiungere aree vastissime, motivo per cui è stata avvertita in gran parte del sud Italia. Tuttavia, proprio a causa della profondità, gran parte dell'energia distruttiva si disperde prima di raggiungere la superficie. In pratica la scossa viene avvertita da moltissime persone, ma con effetti generalmente molto inferiori rispetto a quelli che produrrebbe un terremoto della stessa magnitudo avvenuto a pochi chilometri di profondità. L'energia liberata è stata comunque enorme e il segnale sismico è stato registrato praticamente da tutti i sismografi italiani, compreso il nostro sismografo indipendente che monitoriamo in diretta 24 ore su 24 sul nostro canale YouTube. Ma veniamo adesso al monitoraggio effettuato oggi sul campo. La nostra prima tappa è stata la fumarola di Pisciarelli e proprio qui abbiamo osservato uno dei cambiamenti più evidenti delle ultime ore. Chi ha seguito la nostra webcam durante la giornata di ieri avrà sicuramente notato una fumarola particolarmente energica, caratterizzata da emissioni molto abbondanti, getti di vapore densi e una pressione che appariva nettamente superiore rispetto ai giorni precedenti. Per diverse ore la nube di vapore è risultata estremamente sviluppata e ben visibile anche a notevole distanza. Oggi invece il quadro appare completamente differente. Durante il sorvolo con il drone abbiamo osservato una significativa diminuzione delle emissioni superficiali. La fumarola principale mostra getti di vapore decisamente più contenuti, mentre le fumarole secondarie presenti nelle aree circostanti risultano anch'esse poco attive e con emissioni ridotte. La temperatura rilevata oggi alla fumarola Pisciarelli è di 108,7 gradi centigradi. Come sempre vi mostriamo a schermo il grafico aggiornato con tutte le temperature registrate nei giorni precedenti. A prima vista qualcuno potrebbe interpretare questa situazione come un miglioramento, ma in realtà un sistema vulcanico complesso come quello dei Campi Flegrei non può essere valutato semplicemente osservando la quantità di vapore visibile in superficie. Una riduzione improvvisa delle emissioni può indicare che il sistema sta modificando temporaneamente
il modo in cui i fluidi vulcanici e i gas risalgono verso l'esterno. In altre parole, il vapore che fino a ieri trovava una via di fuga relativamente agevole potrebbe oggi incontrare percorsi differenti o condizioni che ne limitano la fuoriuscita visibile. Questo non significa necessariamente che l'energia presente nel sottosuolo sia diminuita. In alcuni casi può significare che parte della pressione si stia redistribuendo in profondità, oppure che il sistema stia attraversando una fase di riorganizzazione interna. Sono proprio questi cambiamenti repentini, osservabili nell'arco di poche ore, a ricordarci quanto la caldera sia un sistema vivo, dinamico e ancora in evoluzione. Ciò che colpisce maggiormente oggi non è il valore della temperatura, che rimane in linea con quanto osservato negli ultimi giorni, ma la rapidità con cui la pressione apparente e le emissioni visibili sono cambiate rispetto a quanto registrato appena 24 ore fa. Successivamente ci siamo spostati all'interno del cratere Solfatara, dirigendoci verso la fumarola Bocca Grande. Anche qui abbiamo osservato una situazione leggermente diversa rispetto ai giorni precedenti. La fumarola continua a mostrare una buona attività con emissioni ben visibili e una pressione che possiamo definire media. Tuttavia i getti di vapore risultano meno vigorosi rispetto alla fase di maggiore intensità osservata recentemente. La temperatura rilevata oggi alla Bocca Grande è di 184,6 gradi centigradi. Come sempre vi mostriamo a schermo il grafico aggiornato con tutte le temperature registrate nei giorni precedenti. Le fumarole minori presenti nell'area mostrano anch'esse una attività moderata e non evidenziano particolari anomalie visibili durante il monitoraggio odierno. Abbiamo inoltre sorvolato tutte le storiche pozze di fango presenti all'interno della Solfatara. Anche oggi risultano completamente asciutte. Si tratta di un dettaglio che continua a richiamare l'attenzione di molti osservatori. Zone che in passato ospitavano in maniera stabile acqua e fango, oggi si presentano asciutte, confermando come il sistema idrotermale stia progressivamente modificando il proprio equilibrio. Anche questi cambiamenti fanno parte dell'evoluzione che la caldera sta mostrando negli ultimi anni. Nel complesso il monitoraggio di oggi restituisce l'immagine di una caldera che continua a essere estremamente dinamica. Le variazioni osservate tra ieri e oggi dimostrano ancora una volta che il sistema non è statico. Le emissioni aumentano e diminuiscono, le pressioni cambiano rapidamente, le temperature oscillano e il sottosuolo continua a manifestare segnali che richiedono osservazione costante e attenzione continua. Lo sciame sismico delle ultime ore, unito al sollevamento del suolo che prosegue ormai da anni e alle continue variazioni osservabili nelle aree fumaroliche, conferma che la fase di attività della caldera è ancora in corso e continua a essere seguita attentamente dagli enti di monitoraggio e dalla comunità scientifica. Noi continueremo a documentare tutto ciò che osserviamo sul territorio, giorno dopo giorno, attraverso i nostri droni, le nostre webcam e il nostro monitoraggio indipendente. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Se apprezzate il lavoro che svolgiamo, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Da Solfatara News è tutto. Un caloroso saluto a tutta la nostra comunità. Continuate a seguirci perché i Campi Flegrei restano uno dei territori vulcanici più affascinanti e complessi del mondo, dove anche le variazioni apparentemente più piccole possono raccontare qualcosa di importante sull'evoluzione del sistema. Noi torneremo sul campo anche domani con nuove immagini, nuove misurazioni e un nuovo monitoraggio completo della caldera. Grazie per averci seguito e arrivederci al prossimo aggiornamento da Solfatara News.